Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare un asinello in piedi. Possiamo realizzarlo sia con le briglie, con il collare qui, oppure senza nulla, come preferite. Questo è il mio schema, spero che vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa dell'asinello abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una media prima maglia, una media a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Una media prima maglia, una media a metà del lavoro e saranno 16 maglie e le lavoriamo con il filato grigio. Una media prima maglia, una media a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una media e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una media e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 2 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutti i giri e saranno 12 maglie e proseguiamo con i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo aver riempito bene. Andiamo a dare un po' la forma dopo aver chiuso bene tutta la parte, diamo bene la forma e nascondiamo poi il filo all'interno, lo facciamo uscire sotto in modo da poter poi cucire la testa al collo. Per il corpo dell'asinello andiamo a realizzare 4 zampe allo stesso modo, come farò questa. Con il filato nero abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una media alla prima maglia e una media a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Lavoriamo le 14 maglie, però le lavoriamo in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui della lavorazione e andiamo a lavorare in questo modo le nostre 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con il filato grigio e andiamo a fare per altri 5 giri 12 maglie con il filato grigio. Una media alla prima maglia, una media a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie basse. Una maglia e una media per tutti i giri e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse e poi stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi dobbiamo andare a unire facendo la parte della pancia e uniamo tutte e 4 poi le gambe. Per la pancia con il filato grigio andiamo a fare 6 catenelle, poi lavoriamo 6 maglie basse per questo lato della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella. In totale poi saranno 12 maglie lavorate. Dobbiamo lavorare sia da questa parte che da quest'altra parte della catenella. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse e possiamo andare ad unire le gambe. Fatta la parte centrale dobbiamo andare ad unire le zampe e facciamo in questo modo. Siamo così, dobbiamo al centro, se non siete al centro raggiungete il centro con delle maglie bassissime di questa parte centrale della pancia e dobbiamo andare a lavorare 5 maglie prendendo sia la parte della gamba che la parte della pancia. Entriamo qui lateralmente e lavoriamo 5 maglie basse prendendo tutte e due le lavorazioni. Fatto questo, ora andiamo a lavorare 5 maglie basse nelle 5 seguenti, semplicemente lavorando maglie basse. 1, 2,
3 4 e 5. Prendo l'altra gamba e vado a posizionare anche l'altra gamba allo stesso modo e vado a lavorare sempre la parte interna, qui le 5 maglie come ho fatto da questo lato. Entro qui in ogni maglia, prendo sia la maglia del corpo che la maglia della gamba e lavoro così per 5 maglie. Quindi potete posizionarle in questo modo e prendere tutte e due le lavorazioni, e lavoriamo anche qui 5 maglie incorporando anche l'altra gamba. Fatto questo, dobbiamo andare a incorporare subito la seconda gamba. Questa sarà la parte di dietro e quindi prendiamo a proseguire così direttamente, agganciandoci già con l'altra gamba. Quindi questa è la terza, andiamo a posizionare a fianco all'altra e dobbiamo subito lavorarla incorporando anche questa gamba qui con queste 5 maglie seguenti. Ho incorporato subito la seconda gamba qui, che sarebbe poi la terza, visto che l'altra l'abbiamo già, queste due diciamo di dietro. Ora andiamo a lavorare 5 maglie nella pancia direttamente e poi lavoriamo direttamente le altre 5 incorporandole con la parte davanti della pancia. Quindi lavoriamo 5 maglie e poi nelle ultime 5 andiamo a incorporare anche quest'altra gamba. Ora dobbiamo andare a lavorare, dopo aver unito tutte e 4 le gambe alla pancia, dobbiamo andare a lavorare tutto intorno, anche sulla parte davanti delle gambe e il laterale della pancia. In totale ci dobbiamo ritrovare con 62 maglie. Nel caso sono di meno andate ad aumentare, quindi dovete arrivare a 62, nel caso sono di più andate a diminuire. In totale dobbiamo ritrovarci con 62 maglie. Quindi andiamo a fare tutto il giro prendendo le zampe dalla parte davanti e anche il laterale della pancia e andiamo a fare un giro in questo modo, una maglia in ogni maglia, saranno 62 maglie basse. Ora andiamo a fare un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 64 maglie e dobbiamo sempre lavorare tutto intorno. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 66 maglie basse. Ora andiamo a fare ogni 9 maglie una diminuzione, saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 2 giri. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione, saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 2 giri. Ora dobbiamo andare a dividere la parte in due e quindi qui dove abbiamo messo le gambe sul davanti, quindi non verso la pancia laterale ma dobbiamo andare sulla parte davanti, dobbiamo andare a realizzare le maglie per poter fare poi il collo e dobbiamo fare in questo modo. Raggiungiamo il centro con delle maglie bassissime. Una volta raggiunto il centro delle gambe con le maglie bassissime andiamo a lavorare 12 maglie per questo lato del corpo, quindi lavoriamo 12 maglie, poi ci andiamo ad unire dall'altro lato qui al ritroso 12 maglie. In totale dobbiamo andare a chiudere così le maglie qui davanti del collo. Dobbiamo lavorare 12 maglie per questo lato del collo, poi ci agganciamo qui lateralmente e lavoriamo le restanti 12 maglie da quest'altra parte. In questo modo abbiamo chiuso la parte per realizzare poi il collo dove andremo a sistemare la testa. Queste altre maglie invece che restano, le 30 restanti, dobbiamo poi andarle a chiudere man mano con le diminuzioni, come vi farò vedere. Ora andiamo a fare queste 12 maglie lavorando da questo lato, poi ci agganciamo da quest'altro lato e lavoriamo le 12 maglie da quest'altro lato in modo da formare così il collo. In totale saranno 24 maglie chiuse ad anello. Ora su queste maglie che abbiamo lavorato, se queste 24 maglie, dobbiamo fare ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse, una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri e riempiamo bene con l'ovatta sintetica, poi ci andiamo ad agganciare qui dall'altro lato e andiamo a lavorare le nostre maglie in modo da chiudere questa parte. Dobbiamo lavorare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno poi 24 maglie. Poi andiamo a proseguire con le diminuzioni come vi farò vedere.
Dopo aver pressato bene e dopo aver riempito bene l'ovatta sia nelle gambe in modo che non ha bisogno di nessun sostegno, se pressate per bene l'ovatta si reggerà da solo, e dobbiamo ora andare a chiudere questa parte qui del corpo e dobbiamo fare ogni 3 maglie una diminuzione, saranno 24 maglie. Entriamo qui con l'uncinetto e lavoriamo ogni 3 maglie una diminuzione, saranno 24 maglie per il corpo. Poi andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione, saranno 18, e poi facciamo una maglia e una diminuzione, saranno 12 maglie, e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminati i giri possiamo chiudere il lavoro e poi andiamo a nascondere il filo all'interno. E terminato il corpo andiamo a dare un po' la forma alle zampe e al corpo. Andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica nei vari punti, pressiamo un po' la pancia in questo modo e cerchiamo di assottigliare un po' così, e poi andremo ad inserire gli occhietti alla testa e poi andremo a fare le orecchie. Per l'orecchio con il filato grigio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie, facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia saranno 9 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Poi con l'ago andiamo a stringere questa parte qui dell'orecchio e diamo un po' la forma all'orecchio, così, appunto, dando la forma a punta. Per il collare ho fatto con questo filato una catenella di 32 maglie, poi ho lavorato 15 mezze maglie, e qui al centro sono andata a fare 4 maglie alte. Ho fatto un aumento nella prima maglia qui, un altro aumento qui, e poi ho lavorato a mezze maglie le restanti maglie. Ho staccato il filo e poi vado a cucire al collo dell'asinello. Per la sella ho avviato una catenella di 18 maglie, ho lavorato a mezze maglie per circa 10 giri e poi vado a provare sopra in questo modo e vado a fermare con ago e filo. Ho inserito gli occhi in plastica e poi vado a fare solo col filo una piccola linea laterale col filo bianco. Volendo gli occhi li potete anche andare a ricamare. Con un po' di filo nero vado a realizzare le narici, semplicemente passandolo in questo modo, e poi vado a bloccare il filo. Con ago e filo chiudiamo la parte delle orecchie e poi andiamo a stringere la base di sotto in modo da poterla poi cucire al lato della testa dell'asinello. Stringiamo così e andiamo a chiudere. E poi andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro orecchio, diamo un po' la forma in questo modo e poi andiamo a cucire lateralmente. Per la criniera avvolgiamo un po' di filo intorno alle dita e poi andiamo a bloccare la parte centrale. Andiamo poi a tagliare l'estremità di sotto e andiamo a posizionarla sulla testa del nostro asinello. E poi con ago e filo andiamo a cucire sul collo dell'asinello. Possiamo fermare sempre prima con gli spilli e poi andare a cucire bene intorno. Andiamo a cucire anche il collare, volendo lo possiamo solo cucire dietro oppure fissare come più vi piace. Per la coda possiamo fare 6 catenelle, poi con lo stesso filato andiamo a fare un pochino di peluria sotto alla coda e poi andiamo a bloccare il filo e andiamo a cucire dietro in modo da creare così la codina al nostro asinello. E poi andiamo a cucire dietro.
Con ago e filo andiamo a fermare anche la sella sul corpo del nostro asinello, e poi ho fatto anche una corda semplicemente utilizzando la catenella, e l'ho fermata così a mo' di cappio al collo. Questo è il mio asinello terminato, spero che vi piaccia, e potete andare a fare anche poi la Madonnina e San Giuseppe che farò negli altri video tutorial. Potete anche lasciarlo così, molto carino. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.